Benvenuti a tutti su Potoi TV. Il video di oggi tratta proprio di lui, di Shagrat. È un comandante che mi è stato richiesto, per cui ve lo voglio recensire, ve lo voglio enunciare, per consigliarvi delle build utili. Tuttavia purtroppo io ancora non l'ho sbloccato, dato che gioco sì in un server non di ruolo, però vengo da una fazione buona e Shagrat non sono ancora riuscito a sbloccarlo. Non ho trovato la sua letterina, però comunque ho visto molte build, me lo sono trovato contro e ho capito più o meno come andrebbe giocato. Poi mi sono incuriosito, visto che è un comandante che sembra essere molto interessante. Ho approfondito online, nei forum e anche nei gruppi Discord il suo discorso e ho capito qual è la migliore build e quali sono le cose migliori da sbloccare su di lui, anche analizzando i suoi titoli e le sue abilità. Vediamolo nella mappa. Lui è un comandante Uruk-hai ed è un Uruk di Mordor. Lo troviamo qua ed è una guardia di Cirith Ungol. Lo si sblocca dandogli la carne di Warg arrosto e, come tutti i comandanti tier 1 del male, l'osso di bestia decorativo. Ora andiamo a vederlo nello specifico. Vediamo prima i suoi titoli. Lui ha Aguzzino, un titolo molto forte per il controllo della board, quindi del campo di battaglia, dato che contro un nemico assicura uno stordimento ogni 2 round, quindi con un cooldown di 2 round, assicura uno stordimento e tuttavia gli fornisce un debuff sui danni subiti per un round. Questo al massimo, a livello massimo, fornisce un 25% in meno di danni subiti, però appunto ogni 3 round fornisce uno stordimento ed è estremamente forte, ok? Perché si attiva al round 3, al round 5, al round 7 e al round 9. Quindi durante questi round una unità dell'esercito nemico non farà danni, subirà anche qualcosina in meno, però non farà danni, è veramente molto forte. Le sue abilità di questo titolo sono lacerazione, un'abilità di danno che è utile, però lui non sarà un comandante basato sul danno comandante, per cui la teniamo a mente se ce l'abbiamo a rispetto 0, a rispetto 2, però non troppo. Poi abbiamo ferita aperta, un'abilità fortissima, non tanto per il danno, ma tanto per il fatto che non fa recuperare la vita alle unità che colpisce. Quindi è un'anticura molto forte contro Gandalf, contro Arwen, contro appunto comandanti che curano tanto le truppe. Il secondo titolo di rispetto 0 è l'incauto, dove non è una cosa molto utile perché vi dà un bonus danni al comandante e lui non farà mai tanti danni, però gli dà anche una possibilità di cadere vittima di follia, quindi di colpire le vostre truppe. Non lo ritengo un titolo utile, specialmente per le abilità, dato che breccia nella difesa non sarà un'abilità che voi vorrete. L'unica cosa utile di questo titolo, l'incauto, è proprio sgambetto, dove vi darà un'altra possibilità di stordire un altro bersaglio nemico, quindi tra sgambetto e aguzzino già a rispetto 0 potete tenere molto sotto controllo la board, quindi il campo di battaglia. Passiamo al titolo rispetto 3, sentinella di Cirith Ungol, dove pur lui essendo un Uruk-hai, aumenta del 30% quando lo portiamo a livello massimo i danni dei nostri orchi, quindi con lui vanno usati principalmente orchi, e in più gli fornisce anche immunità dalla follia, quindi molto utile, specialmente per questa abilità qua, dove fornisce un ottimo buff ai danni per un round e il 30% di cadere vittima di follia, ma portando al massimo l'abilità di Cirith Ungol noi non ce ne preoccupiamo. Il secondo ramo abilità è maledizione della corruzione, dove
ci sono semplicemente danni da veleno e 30% di fornire follia. Questo è un'ottima abilità, non tanto per i danni da veleno, visto che lui non avrà mai un alto livello di concentrazione, ma tanto per la possibilità di fornire follia a una truppa nemica. Il titolo rispetto 5 è Guarnigione di Kiritungol, dove abbiamo un interessantissimo debuff sui danni subiti durante la difesa, quindi quando il comandante viene attaccato su una casella tua e non attacchi col comandante. Ottima abilità, vi fornisce un ottimo buff alla difesa per non perdere troppe truppe. Poi abbiamo Capitano degli Urukai, abilità utile sì e no, perché non sarà mai un alto livello di cura, dato che 3 unità di Urukai sono difficili da utilizzare insieme, quindi questa abilità proprio ve la sconsiglio, anche se usate Urukai non usatela. E Disciplina, estremamente forte, visto che vi fornisce a livello massimo più 35 di difesa. Quindi adesso andiamo a vedere le build nello specifico. Cominciamo con la prima build, quindi di rispetto 0 a 2. Questa build si basa principalmente ovviamente sui titoli disponibili e sulle abilità che si possono utilizzare. Lui è un comandante di supporto, quindi col tag supporto, quindi ottiene 5 punti abilità extra che vi permettono di sbloccare veramente tante abilità e titoli già da rispetti bassi. Quindi lui da rispetto 0 a già disponibili 56 se ce l'avete rispetto 1, mentre rispetto 0 55 punti e abilità. Come li possiamo andare a distribuire? Quindi 15 su aguzzino per poter appunto controllare la board, 7 su lacerazione, 7 su ferita aperta, 15 sull'incauto, 15 7 su sgambetto e i punti restanti in breccia nella difesa. Essendo questo un debuff alla difesa, e questo non farà mai tanto danno, quindi sgambetto non farà mai tanti danni, potete cambiare la quantità di punti allocati in base alla forza che il vostro comandante ha. Se ha più forza usate di più sgambetto, se mentre ha meno forza usate di più breccia nella difesa per il debuff alla difesa nemica. Passiamo ora alla build rispetto 3. A rispetto 3-4 Shargat, come abbiamo visto prima, utilizza Sentinella di Kiritungol. Qua la build cambia veramente tanto, per cui con i punti abilità che abbiamo, che sono circa 58, andiamo a sbloccare con 15 punti Sentinella di Kiritungol per l'immunità alla follia e il bonus danni solo agli orchi, quindi con lui da questo livello in poi si usano principalmente orchi. Sblocchiamo con 15 punti aguzzino, sblocchiamo con un punto ferita aperta, sblocchiamo con 7 punti ira, sblocchiamo con almeno un punto maledizione della corruzione, con 2 punti l'incauto e un punto su sgambetto. I punti restanti li distribuiamo sulle abilità che abbiamo, per cui maxiamo lacerazione, magari maxiamo ferita aperta, portiamo al massimo maledizione della corruzione e portiamo al massimo ira. Ok, questo qua deve essere già il massimo, però comunque in ogni caso portiamo al massimo questa abilità senza aumentare il livello né di incauto né di sgambetto, per cui teniamoci sui titoli di rispetto 1 aguzzino e rispetto 3 Sentinella di Kiritungol. Passiamo adesso alla build rispetto 5. A rispetto 5 abbiamo Guarnigione di Kiritungol e tuttavia non è una build che si basa interamente su questo titolo, ma è un upgrade della build rispetto 3, per cui 15 punti su aguzzino, 15 punti su Sentinella di Kiritungol. E una volta poi sbloccate le abilità principali, per cui portiamo al massimo ira, almeno un punto su maledizione della corruzione, un punto su ferita aperta, poi
2 punti sull'incauto e 1 punto su sgambetto. Da questo momento in poi andremo ad allocare tutti i punti su guarnigione di Kiritungol e disciplina. Nello specifico appunto portiamo al massimo Aguzzino, quindi 15 punti su Aguzzino, 1 punto su ferita aperta, 2 punti sull'incauto, 1 punto su sgambetto, 15 punti su sentinella di Kiritungol, 7 punti su ira, 1 punto su maledizione della corruzione, 15 punti su guarnigione di Kiritungol e 7 punti su disciplina. A questo punto abbiamo utilizzato 54 punti abilità, i restanti li possiamo distribuire un po' come preferiamo, quindi magari aumentando il livello di maledizione della corruzione o sbloccando anche lacerazione o, se vi interessa, breccia nella difesa. Adesso passiamo a vedere magari quali equipaggiamenti sia meglio utilizzare con lui. In base alle sue statistiche abbiamo una bassa velocità ma un ottimo livello di forza, e di conseguenza noi dovremo andare a aumentare un po' la velocità, sia per fargli attivare prima nel combattimento le abilità, ma anche abbastanza il livello di forza per aumentare i danni che il vostro comandante infligge. Quindi la spada dovremo cercare, l'arma principalmente dovremo cercare un'arma simile alla sua, quindi lama del furore, una forza che aumenta la forza del comandante ma anche che aumenta l'attacco dell'esercito, come principalmente orchi. Urukai è una cosa secondaria, dobbiamo aumentare le statistiche degli orchi, questa è una cosa molto importante. Come armatura dobbiamo cercare un'armatura che vi fornisce forza, difesa esercito da mischia, e magari nell'abilità cerchiamo un debuff al danno che si riceve. Come elmo più o meno la stessa cosa, magari se ne troviamo uno che fornisce difesa esercito da mischia e forza comandante, sarebbe veramente il top, come l'elmo dell'orgoglio che vi sto mostrando. Tuttavia anche negli elmi blu c'è qualcosa che si può utilizzare, come l'elmo brutale, che aumenta la vita del vostro esercito da mischia e aumenta anche la velocità del comandante, quindi se ce l'avete vi consiglio altamente l'elmo brutale. Come accessorio lo scudo della biancamano è una cosa perfetta perché vi fornisce difesa all'esercito degli orchi e urukai, quindi veramente il top. Adesso andiamo a vedere quali truppe si devono utilizzare con lui. In base all'abilità del comandante e anche a quali siano meglio come equipaggiamenti da dargli, il top sarebbe utilizzare i mietitori in combinazione con un'altra truppa un po' più tanka o che insomma vi permetta di far resistere i mietitori più a lungo, come i troll di caverna, troll di montagna, scusatemi, che hanno l'abilità di tauntare, quindi di assorbire i danni. Allora, loro vi permettono di fare dal round 5 in poi il 70% di danni fino alla fine della battaglia. Questa è un'abilità che va molto in combo con la seconda abilità di rispetto 3 del comandante, che si attiva ogni 2 round e al round 5 si attiva e fornisce un ulteriore danno ai vostri mietitori. Di conseguenza, con loro, con i buff alla difesa e all'attacco, riusciremo a costruire un esercito molto solido che può fare veramente tanto male a diversi eserciti nemici. Per oggi, ragazzi, è tutto. Ciao a tutti. Io vi ricordo innanzitutto, scusate me lo stavo dimenticando di nuovo, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e commenti al video, potete anche chiedermi altri comandanti. Da oggi vedremo anche altri comandanti nemici. Il prossimo video sarà su Gorbag e se ne volete qualcuno in particolare basta che me lo scriviate nei commenti e io lo registrerò. Quindi iscrivetevi al canale, mettete like e commenti al video, andate a vedervi anche gli altri video di guida sui comandanti e guidi i primi passi, che sono sì per giocatori che non conoscono bene il gioco, ma possono esserci consigli utili anche per giocatori più esperti. Il video è finito, ciao ragazzi.